Ogni suono, ogni colore e ogni forma è il risultato di una vibrazione. Imparare a sintonizzarsi sulle vibrazioni più elevate significa avvicinarsi alla verità universale. Bentrovati o benvenuti, esploratori dell'ignoto. Se vuoi davvero capire i segreti dei Rosacroce e come possono trasformare la tua vita, questo è il canale che fa per te. Iscriviti e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sui nuovi video. E se ti sei perso il primo video, non preoccuparti, lo trovi qui sopra. Anche se oggi riprenderò alcuni concetti chiave, nel primo video abbiamo approfondito le origini e la storia dell'ordine, informazioni fondamentali per capire di cosa parleremo oggi. In questo secondo viaggio affrontiamo l'affascinante percorso tra scienza e spiritualità. Andremo alla scoperta di un arcano potente, custodito gelosamente dall'ordine Rosacroce, il potere segreto delle vibrazioni sensoriali. Da secoli, l'alone di mistero che circonda l'ordine Rosacroce ha acceso la curiosità di studiosi e ricercatori. Questa comunità esoterica, avvolta nel segreto, rappresenta un faro di sapienza ancestrale e conoscenza occulta. Ma quali sono le sue vere origini? Chi sono state le figure emblematiche che hanno forgiato quest'ordine enigmatico? Le prime tracce dell'ordine Rosacroce risalgono al Rinascimento, un'epoca di fervente rinnovamento intellettuale in cui i Rosacroce si distinsero come un cenacolo di pensatori e mistici dediti all'indagine dei misteri dell'universo. È plausibile, tuttavia, che le loro radici siano ancora più antiche, connesse a tradizioni iniziatiche dell'antichità. Una figura centrale in questa narrazione è Christian Rosenkreuz, un mistico del XV secolo a cui la leggenda attribuisce la fondazione dell'ordine in seguito a un pellegrinaggio spirituale in Medio Oriente. Durante i suoi studi in scuole esoteriche e luoghi di iniziazione, Rosenkreuz acquisì una conoscenza atavica sulle vibrazioni e sull'energia, insegnamenti che divennero il fondamento stesso dell'ordine. I testi fondativi rosacrociani, come la Fama Fraternitatis e la Confessio Fraternitatis, risalgono verosimilmente al XVIII secolo e offrono uno sguardo sulla loro filosofia e sui loro obiettivi. Questi documenti descrivono la ricerca della conoscenza universale, l'integrazione di alchimia, astrologia e scienza. I Rosacroce si fecero promotori di una missione di illuminazione e riforma spirituale, proponendosi di condurre l'umanità verso una comprensione più profonda e olistica dell'esistenza. Nel corso dei secoli, i Rosacroce si sono impegnati a coniugare la sapienza antica con il pensiero moderno, diffondendo insegnamenti incentrati sull'unione tra conoscenza e spiritualità. Hanno dato vita a correnti filosofiche e spirituali che hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia delle idee mistiche. I Rosacroce sono celebri per il loro uso di simboli, tra cui spiccano la rosa e la croce. La rosa simboleggia la trasformazione spirituale e la conoscenza celata, mentre la croce rappresenta la materia e l'esperienza terrena. Insieme, questi simboli evocano l'armonia tra il mondo fisico e quello spirituale. L'ordine Rosacroce è stato spesso associato ad altre società iniziatiche, come i Templari, gli alchimisti e i massoni. Queste affinità suggeriscono una condivisione di conoscenze esoteriche nel corso dei secoli. L'influenza rosacrociana si estende anche alle arti e alle scienze, con personalità storiche come Leonardo da Vinci, Isaac Newton e Francesco Bacon, che potrebbero aver subito l'ascendente dei loro insegnamenti. La vibrazione è un concetto cardine del rosacrocianesimo. Per i Rosacroce, la vibrazione non è soltanto un fenomeno fisico, bensì la trama stessa del cosmo, il sostrato su cui si erige l'universo. Ogni elemento dell'universo, dalle stelle ai microrganismi, partecipa a un'armonia vibratoria universale. I Rosacroce studiano e sperimentano profondamente questo principio, cercando di penetrare i misteri dell'universo e di comprendere la propria essenza in modo più pieno e consapevole. La vibrazione è la chiave per decifrare l'enigma della vita e della coscienza.
I Rosacroce impiegano la conoscenza delle vibrazioni per la guarigione esoterica, ristabilendo l'equilibrio e l'armonia nel corpo umano. La malattia è interpretata come una conseguenza di squilibri vibrazionali che possono essere corretti. Guarigione vibrazionale. I Rosacroce ritengono che ogni organo e sistema del corpo possieda una specifica frequenza vibrazionale. Mediante l'imposizione delle mani, la visualizzazione e l'uso di suoni sacri mantra, si propongono di ristabilire l'armonia vibrazionale e promuovere la guarigione. Meditazione. La meditazione è una pratica essenziale per i Rosacroce. Attraverso la meditazione si acquietano i pensieri, si entra in contatto con il proprio io interiore e si aprono i canali di percezione per cogliere le vibrazioni sottili. Cerimonia della luce astrale. Questa cerimonia implica la manipolazione dell'energia astrale, una forza vitale che pervade l'universo. I partecipanti si riuniscono in cerchio, intonano mantra ed eseguono movimenti rituali per invocare e incanalare l'energia astrale verso obiettivi specifici, come la guarigione o la purificazione. Meditazione dello specchio dell'anima. Questa pratica di profonda introspezione si avvale di uno specchio, fisico o simbolico, per riflettere sulla propria esistenza, emozioni e pensieri. Lo scopo è portare alla luce le vibrazioni interiori latenti e allinearle con le energie cosmiche. Cerimonia di armonizzazione con gli elementi. Questa cerimonia si focalizza sull'equilibrio delle energie dei 4 elementi: terra, aria, fuoco e acqua. I Rosacroce credono che questi elementi siano fondamentali per la vita e che il loro squilibrio possa causare disturbi fisici, emotivi e spirituali. Altre pratiche. I Rosacroce praticano anche la respirazione consapevole, la visualizzazione creativa, la recitazione di mantra e l'uso di simboli e talismani per amplificare le vibrazioni positive e schermarsi dalle energie negative. Le testimonianze di trasformazioni ottenute attraverso le pratiche rosacrociane sono innumerevoli. Un esempio è la cerimonia della luce astrale, durante la quale i partecipanti invocano e manipolano l'energia astrale per guarigione e purificazione. La meditazione dello specchio dell'anima rappresenta un'esperienza di profonda introspezione, in cui ci si concentra su uno specchio per riflettere ed esplorare il proprio essere interiore, armonizzando le vibrazioni interne con le energie universali. E voi, conoscevate già il concetto di vibrazione come elemento fondamentale nella filosofia dei Rosacroce? Avete mai riflettuto su come la vibrazione possa essere presente in ogni aspetto della nostra vita, dalle emozioni ai legami con gli altri? Condividete le vostre esperienze nei commenti e se stai trovando interessante questo contenuto, iscriviti al canale e lascia un like, ci aiuterai a crescere e a portare altri affascinanti contenuti. Grazie. È possibile applicare gli insegnamenti rosacrociani nella vita di tutti i giorni attraverso meditazione e visualizzazione. Visualizza una luce radiosa che ti avvolge e purifica le energie negative. Allineamento dei chakra. Utilizza la visualizzazione per aprire e bilanciare i tuoi centri energetici. Gratitudine. Rifletti sulle cose per cui sei grato. Studio di testi esoterici e filosofici. Approfondisci la tua conoscenza. Esercizi di respirazione. Controlla e migliora la tua energia e vibrazione. Contatto con la natura. Connettiti con il tuo io più profondo. Atti di gentilezza. Diffondi vibrazioni positive. Pratica di rituali. Consolida il tuo legame spirituale. La vibrazione è un concetto potente che ci invita a riflettere sulla nostra connessione con l'universo. Ricordate, siamo tutti parte di un'unica armonia vibrante. Abbiate cura della vostra energia e di quella che vi circonda. Se questo video vi è piaciuto e lo avete trovato interessante, mettete un bel like, iscrivetevi al canale e condividetelo con i vostri amici. Insieme possiamo diffondere la conoscenza su questo argomento affascinante. Vogliamo salutarvi con una citazione attribuita a Max Heindel, un noto rosacrociano e fondatore della Fraternità Rosacrociana.
Ogni vibrazione nell'universo è una nota nella grande sinfonia della creazione. Sintonizzarsi con le frequenze più elevate significa elevare la propria anima verso la luce della conoscenza divina. Questa frase riflette perfettamente la visione rosacrociana della vibrazione come chiave per la trasformazione interiore e la connessione con l'energia cosmica. A presto, viaggiatore dell'anima.